Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti, da Fabio Giua e da Giampaolo Del Bianco e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Ciao Giampi, come stai? Molto bene Fabio, tu come stai? Molto bene, anche perché oggi ci è tornata a trovare un ospite sempre graditissima sia da noi che dai nostri ascoltatori, no? Forse sì, è veramente una degli ospiti più graditi, in un'occasione speciale per averla qui oggi. Assolutamente sì, infatti adesso ne parleremo, non prima di aver ricordato a tutti i nostri ascoltatori di iscriversi ai nostri canali Telegram, al nostro canale YouTube, al nostro gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle puntate, sulle nuove uscite e naturalmente poi se vi va mettete un bel mi piace alla puntata che state ascoltando o che avete ascoltato e perché no lasciateci anche un commento. E se per caso siete timidini e non volete lasciare il commento sotto alla puntata in pubblico, mandateci un'email all'indirizzo alla ricerca dell'anima podcast @gmail.com. E detto ciò, Giampi, passiamo a presentare l'ospite di oggi che di tante presentazioni non ha bisogno, come dicevamo, no? E come dicevi tu, oggi è un'occasione speciale perché è venuta a parlarci del suo nuovo libro che facciamo subito vedere. Eccolo qui, Quando il soffio si rivela, Chantal Dejean. Ciao Chantal. Ciao a tutti, buongiorno, grazie ancora dell'invito, è sempre un piacere essere qua con voi. Grazie a te di aver accettato e poi non so se vogliamo spoilerare, ecco, poi magari dopo parleremo un po' della numerologia, no? Di oggi, ma cosa ne dici? Io numerologia proprio non è il mio forte, quindi intuisco la data. Però diciamolo perché poi magari uno non lo sa, ma noi stiamo registrando oggi che è l'11/11, cioè l'11 di novembre, sono le 11 del mattino e questa è l'11ª puntata. Non le 11:11. Alle 11:11. Ecco, adesso sono le 11:11 per l'esattezza. E questa è l'11ª puntata, per cui insomma direi che la nostra Alessandra Francioni penso che avrebbe molto da dire, no? Sull'11, Giampaolo. Assolutamente. Beh, Chantal, allora complimenti innanzitutto perché questo è il tuo primo libro, no? Sì, finalmente ce l'ho fatta anch'io. Anche quello era sicuramente molto atteso da tutte le persone che ti seguono con tanto affetto e calore. Lo facciamo rivedere, Quando il soffio si rivela. Beh, diciamo che nel titolo, no? A me piace sempre leggere i titoli di libri, i titoli e i sottotitoli, quando sono fatti bene, di solito ci sono già un sacco di indicazioni, no? Dentro. Già a partire dal quando e poi il soffio e poi il rivelare, no? Qualcosa, direi che già nel titolo ci sia veramente tanto. Allora, questo titolo è stato difficilissimo da trovare, anche perché è comunque un libro che parla di al di là, parla di morte, parla di nascita, quindi sono temi che non è facile da trattare, sono temi che spaventano, quindi trovare un titolo che non spaventasse, che non avesse già l'intuizione di temi così difficili non è stato facile e praticamente questo titolo è l'ultima frase del libro, l'ultima mia frase. E quindi quando mi sono apprestata a scrivere proprio la conclusione, ho detto, questo è il titolo, è Quando il soffio si rivela. E effettivamente è il riassunto, è la magia di tutto quello che per me è l'aldilà, che è per me quest'ultimo passaggio, è proprio lì che finalmente tutta la missione dell'anima ha il suo perché. È lì che è come se lasciasse veramente la sua impronta. Ecco, questo è per me il titolo. Perché appunto come
dicevamo appunto il soffio, per soffio ovviamente intendiamo l'anima, no? Sì, 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 il soffio della vita, questo movimento elevatissimo che non sappiamo da dove proviene, ma questo movimento di amore, di vita che ci spinge ad innalzarci, non voglio dire crescere, proprio ad innalzarci, riconoscerci, riposizionarci là dov'è il nostro vero posto animico, certo. Ecco, ma quindi potremmo definirlo un libro autobiografico in un certo senso o forse anche qualcosa di più? È un bel mix. Io parlo delle mie esperienze. Non sono un insegnante, non sono una filosofa, ecco, non ho studiato chissà in quali scuole, no? Quindi il mio messaggio è proprio parlare di quello che vivo sulla mia pelle. Quindi indubbiamente è un libro anche autobiografico, soprattutto la prima parte descrivo un po' come sono arrivata a vivere, a testimoniare, no? Quello di cui parliamo oggi. Quindi c'è tutta una prima parte che c'è la mia evoluzione e il mio approccio con il soffio, i miei primi passi a contatto con questa energia che mi veniva a trovare, che mi parlava, che mi faceva sperimentare, no? E quindi come ho iniziato a conversare proprio e a vivere con il soffio. Quindi tutto il libro ci sono un po'. La prima parte è proprio autobiografica, poi dalla seconda parte un po' inizio ad entrare in cose anche un po' tecniche, ora non so se è il termine giusto, però spiegare come funziona la vita, come funziona la nascita, come funziona la nostra dipartita, sempre attraverso anche dei miei aneddoti, dei miei racconti. Ecco, Giampaolo, quando poi tra l'altro ho letto il titolo del libro, mi sei subito venuto in mente tu sulla parola rivela, perché anche tu sul rivelare segreti in qualche modo con i libri che hai scritto hai trattato, no? Il discorso, se vogliamo. Sì, sì, è un argomento che mi interessa molto. Peraltro, devo dire che trovo che questo libro di Chantal sia un libro importante perché nel nostro lavoro della relazione d'aiuto noi vediamo che le persone ci portano sempre, anche partendo da lontanissimo, prima o dopo approdano a questo tema della morte, no? Che è la grande paura sotto tutte le paure, si potrebbe dire. Questo è un libro molto pacificante, è un libro che è un unguento per il cuore, che toglie paura della morte e quindi è un libro importante perché la nostra società, usando una parola difficile, è tanatofobica, cioè ha paura della morte, c'è una grande paura della morte e quindi libri come questo così ben testimoniati sono importanti, secondo me sono necessari perché più impariamo a non temere, e Chantal diceva, è proprio quello il momento in cui si rivela il soffio, no? Ed è un po' paradossale che il momento che temiamo di più in assoluto sia il più importante, no? Viviamo in questo paradosso e questo libro ci riconcilia e questa è una cosa importante. Sì, è proprio lo scopo del libro, è proprio il suo scopo, perché la morte condiziona tantissimo il nostro modo di vivere. Cioè non è un libro per parlare di che cosa succede nell'aldilà, è un libro per riconciliarsi con la vita. Perché non più temere la morte, non più temere il vuoto, e non più temere il cambiamento, e non più temere arrivare alla fine del mese, ma è proprio ricominciare a padroneggiare la nostra esistenza. Non sono più qui per sopravvivere, ma sono qui per creare. Quindi è proprio un libro che ci riconcilia sì con la morte, ma ci permette di ricominciare a vivere con la V maiuscola. Cioè sono un essere animico, sono un'anima che sono in terra per questo scopo, la rivelazione del soffio attraverso di me. E questo ci porta a vivere ogni nostra giornata, veramente con un gusto, una gioia, una magia completamente diversa. Questo è proprio il libro.
Mi viene in mente, quando si parla di morte, sempre una frase che, se non sbaglio, è attribuibile alla dottoressa Poli, che dice: noi contrapponiamo sempre vita e morte, ma in realtà morte si contrappone al massimo a nascita, e la vita è tutto ciò che c'è nel mezzo, e anche lì, no? Se vogliamo. E anche dopo. E anche dopo, esatto. Quindi mi viene sempre in mente questa citazione, perché appunto spesso, presi dalla paura della morte, la vita la facciamo diventare qualcosa di una sopravvivenza, come diceva Chantal, no? Sì, siamo proprio limitati nel nostro vivere. Come diceva Giampaolo, la paura della morte è la più grande di tutte le paure. Se non abbiamo più paura di quest'ultimo passaggio, di questo proprio concetto, ogni nostra paura sparirebbe e saremmo così degli esseri, delle persone libere. Libere, ma da ogni punto di vista, nell'esprimerci, nel portare i nostri sogni, ciò in cui crediamo profondamente. Veramente iniziamo a creare con la vita e non più subire il nostro mondo esterno. Nascita e morte, vedremo bene come nel libro sono proprio due porte di una stessa missione, di una stessa vita, con la V maiuscola. Se la nascita è la porta d'arrivo, la morte è la porta che ci riconduce a casa. Perché noi vediamo nella nascita un bel passaggio, nella morte quello più difficile, ma dal punto di vista dell'anima è l'esatto contrario. Perché l'anima risiede nei suoi regni, nella sua dimora, siamo persone estremamente coscienti e reali anche nei mondi sottili, quindi viviamo in una materia più leggera, più veloce a un livello di frequenza vibrazionale, ma sempre materia è. Quindi esistono proprio delle società molto più organizzate della nostra, molto più armoniche, molto più, come posso dire, molto più nel rispetto di che cos'è la vita. Quindi proveniamo da mondi che assomigliano molto al nostro, ma di bellezza, cioè sono 1000 volte di più, no? Quindi non arriviamo dalle nuvole bianche, dalle praterie verdi dove giochiamo con l'arpa, ma arriviamo da mondi precisi dove abbiamo una casa, degli amici, delle mansioni. La nostra vera casa è in un'altra dimensione, quella dell'anima, la casa dell'anima. Quindi la nascita è in qualche modo, se posso definirlo così, un lutto per la nostra dimensione animica, perché bisogna lasciare casa, bisogna lasciare gli amici, ci si tuffa in un mondo molto più difficile, soprattutto per un motivo fondamentale, l'assenza di ricordo. Questa è forse una delle cose più difficili che preclude la nascita, cioè dimenticare di ogni cosa, dimenticarsi di noi, delle nostre conoscenze, degli amici, degli amori, della casa. Ci dimentichiamo di ogni cosa. Quindi per l'anima è molto più difficile nascere, quando invece la partenza è il ritornare a casa, quindi si ritorna finalmente alla nostra origine, ma in particolar modo ricominciamo a ricordare chi siamo, ci riappropriamo di tutte le nostre conoscenze, della nostra espansione, della nostra visione, del ricordo di altre vite, del ricordo delle persone che amiamo e magari in questa vita ci hanno rotto le scatole, non le sopportavamo, cioè il ricordo di ogni cosa. Quindi la morte, l'ultima partenza per l'anima è in realtà un'immensa gioia, è finalmente torno ad essere me stessa. Per questo in altri popoli, penso in India, in altre culture, la morte viene festeggiata, non viene pianta.
proprio perché sono popoli che non vivono secondo la visione della personalità, ma vivono proprio con lo sguardo animico di un'altra dimensione. Senti, Chantal, io vorrei farti una domanda, se hai voglia di parlarcene un po', perché c'è in questo periodo, trovo che ci sia un gran parlare o un po' più del solito, se così vogliamo dire, parlare di Egitto. E so che tu, insomma, hai un certo tipo di rapporto con l'Egitto, no? Sì. Che cosa c'è di speciale in quei luoghi e come possiamo ricondurre quei luoghi al discorso che stiamo affrontando oggi? Beh, l'Egitto è stata una delle ultime civilizzazioni, forse l'ultima più grande, a vivere ancora in base proprio alle verità dell'anima, cioè era una civilizzazione risvegliata, dove metteva al servizio il corpo e la materia al servizio della rivelazione dello spirito, della rivelazione del soffio. Quindi ogni loro gesto, dalla mattina alla sera, ogni approccio della vita quotidiana era al servizio della rivelazione dello spirito, cioè erano perfettamente coscienti del perché della vita sulla terra, del quale fosse la missione dell'anima. Allora, io sono legata all'Egitto per diversi motivi, ma è una terra che puntualmente è come se fosse un varco a livello planetario, come se possiamo fare un paragone, ne parlo nel mio libro della corda d'argento. Questa corda che è più o meno qualche centimetro, due dita sopra l'ombelico, tiene connessi tutti i corpi sottili, i corpi dell'anima, al corpo fisico. In qualche modo per me in Egitto vi è ancorata una corda del pianeta, una delle corde spirituali del pianeta Terra, e puntualmente i nuovi codici, le nuove informazioni, il nuovo soffio che deve venire ad abitare il pianeta Terra passa attraverso quelle terre, passa attraverso quel punto. Quindi in questo periodo vi è un grandissimo risveglio in Egitto, perché vi è tutta una concentrazione energetica che sta passando nuovamente lì per animare il pianeta di un soffio nuovo, cioè l'umanità nelle prossime generazioni incorporerà un nuovo modo di vivere, più leggero, più comunitario, più ecologico, più nel rispetto del prossimo, della terra, di ogni cosa. E per far sì che l'umanità cambi, per far sì che possa veramente allinearsi di più al timone centrale, che è il cuore, cambiare vibrazione è proprio lasciare che sia il cuore a muoverci, la bontà, il rispetto, l'amore, la visione dell'anima. Per far sì che questo salto avvenga, è fondamentale che nell'uomo non vi siano più quelle paure che lo tengono agganciato alla personalità e a tutte le sue brame, a tutti i suoi demoni. Quindi la paura della morte. Per questo in tanti come me ci siamo incarnati in questo periodo proprio per parlare della morte, perché è il primo codice da modificare nei geni dell'umanità. Quello proprio che non esiste la morte, ma esiste solo la trasformazione. E gli egizi erano i numeri uno nell'approcciarsi con la morte, perché loro non la temevano minimamente, ma per loro era proprio il viaggio verso la pesatura del cuore, il viaggio verso la propria anima. Quindi sin da piccoli in Egitto si cresceva nell'imparare a vivere secondo lo spirito, di modo che il passaggio della morte fosse veramente una celebrazione, un'incoronazione dell'anima. Quindi era l'iniziazione finale, la morte. Senti, ma è vero che le piramidi non sono delle tombe? Vabbè, questo assolutamente, non c'entrano nulla, non c'è nessun segno che fossero delle tombe, sono assolutamente dei luoghi iniziatici dove l'anima proprio si staccava
dal corpo fisico, dalla personalità, si risvegliava al fatto che fosse anima e non fosse solo un corpo, e la persona che si riappropriava del corpo fisico aveva una coscienza completamente diversa. Questa era la prima iniziazione, poi ve ne erano altre a diversi livelli. Io stessa sapete che conduco viaggi in Egitto, quindi ancora le piramidi sono attive, così come quello che viene definito il sarcofago, che in realtà proprio è una porta per ricordarsi. Per me la piramide è un grande utero. Se si parla con la grande piramide, si parla con la grande coscienza del pianeta, è la grande madre, ha una coscienza la piramide, ci parla, e per me entrare nella piramide è proprio entrare nell'utero, dove questa volta non si nasce nella personalità, ma si nasce nello spirito. Quindi nella piramide si muore a un livello della personalità. Io stessa ho visto proprio la mia sagoma energetica rimanere nella piramide. Una Chantal è morta in quel luogo ed è nata una parte del mio essere, e nel momento in cui scendevo dalla piramide per me era rinascere, proprio sentivo di uscire dall'utero, rinascere nel mondo, ma non più in una personalità, ma rinascere nel mio spirito. Quindi la piramide è proprio il simbolo per me della trasformazione, che implica prima una morte e poi una nascita. Così come nel nostro respirare, in ogni secondo noi con l'espiro moriamo e all'inspiro rinasciamo. Questo è proprio l'essenza dell'esistenza. Morire e rinascere. Nel momento in cui viviamo in questo flusso serenamente, stiamo al passo con la vita, diventiamo ad essere lei. Chantal, volevo chiederti una cosa. Prima, quando parlavi della partenza che l'anima fa dai luoghi dove sta, no? Dicevi che la nascita è il vero lutto, perché si lasciano gli amici, si lascia quello e si arriva qua, e la vera difficoltà è il non averne memoria, no? Di questo. Tu però ne hai memoria, tanto è vero che della tua nascita ne parli nel libro che io ho letto. Metto nei panni di chi ci ascolta, come faccio sempre, e ti chiedo: questa possibilità di accedere a questo tipo di memoria è di Chantal perché Chantal è speciale, o può essere acquisita anche dagli altri, da chi ci ascolta, da me? Chantal non è speciale, lo sappiamo benissimo, sono una persona normalissima. È assolutamente una qualità che secondo me non è da acquisire, non è un dono, un superpotere che bisogna bramare, no? Che bisogna desiderare. Se ho quella cosa sono un essere speciale. Questa capacità è la conseguenza di quanto abbiamo fatto spazio all'anima in noi. Più noi le lasciamo spazio di esistere nella nostra coscienza, nella nostra umanità, più lei porterà la sua espansione, i doni che fanno parte dell'anima. L'anima è un essere estremamente espanso, con una visione incredibile. Nel momento in cui noi le lasciamo spazio dentro, lei porterà con sé questi doni, e questo implica un lavoro costante su di sé. Io parlo sempre della scelta. In ogni istante che cosa scegliamo? Chi scegliamo di essere? Scegliamo di essere le nostre paure? Scegliamo di essere il nostro ego, la nostra vanità, la nostra personalità, o lasciamo spazio all'anima di esprimersi? E questo implica una piccola morte del nostro ego. A mano che noi rinunciamo all'io, io voglio, io sono, io penso, e lasciamo spazio a una qualità molto più umile, allora è come se il corpo dell'ego coscienza si assottigliasse, venisse consumato, e questo ci porta proprio ad accedere a quella dimensione che è propria ad ogni essere, che è quella animica. Ma implica prima una rinuncia, la rinuncia della nostra ego personalità. Allora lì l'anima può esprimersi attraverso di noi, e la nostra memoria non sarà più piccola come quella dell'ego, ma sarà una memoria
animica. La nostra visione non sarà più solo quella degli occhi, ma sarà una visione legata a quella dell'anima. Quindi non è Chantal che è speciale, Chantal ha scelto. Chantal sin da piccola sceglie chi essere, e questo ha comportato nella mia vita molte rinunce, a molti giudizi. Non è che la mia vita, tutti mi dicono, vabbè Chantal, tu hai una bella vita. Ora, nel libro ne parlo delle mie difficoltà, di quanto sono stata umiliata, proprio di momenti difficilissimi, no? Dove io venivo anche, camminavo per strada o a scuola e cosa urlavano di me era inascoltabile. Ho vissuto per anni nella vergogna, nell'umiliazione. Ma malgrado questo non ho rinunciato al soffio, non ho rinunciato a cosa vi era di più vero. Ho scelto continuamente e l'anima mano a mano aveva posto in me, dandomi i suoi doni, anche la visione di altre vite. Non so se ti ho risposto, Giampaolo. Assolutamente sì, mi viene da chiederti se fra i doni che ci fa l'anima c'è anche il senso di quello che stiamo vivendo. Sì, è la visione, sì, assolutamente la visione. Lei sa benissimo il perché stiamo vivendo tutto questo, conosce ogni persona che si incontra, non è più un estraneo, ma ah sì, lui è quello che ho incontrato l'altra volta, in quell'altra vita, adesso ci ritroviamo così perché dobbiamo sciogliere, dobbiamo aiutarci. Cioè, diventa proprio una vita con una V maiuscola, con delle interazioni molto più ampie, molto più grandi. Però ci vuole, ripeto, il coraggio e l'adultità di scegliere l'anima. Essere anima è essere adulti spiritualmente, non più adulti nella personalità, nel fisico. Un essere adulto nell'anima non ha più voglia di giocare, non ha più voglia di pensare a se stesso, alle cose per lui, al suo ego, al suo riconoscimento. È totalmente al servizio, non degli altri, della vita, che è diverso. Perché ancora nel metterci al servizio degli altri ci può essere un ego. Io voglio aiutare, io voglio essere. Essere al servizio della vita vuol dire sono dove lei mi vuole, anche nel non far nulla. Molto spesso, e questa è un'altra domanda che voglio farti da parte del pubblico, molto spesso l'ego si muove anche perché ci sono delle ferite emotive, no? che riguardano il nostro vissuto. Tu questo tema delle ferite come lo vedi? Perché in effetti c'è una relazione, no? Fra le due cose, ci può essere. Allora, per me le ferite sono proprio il motore che ci spinge a rivelare le virtù dell'anima. Allora, qui si anticipa già il prossimo libro che voglio iniziare a scrivere, cioè come l'anima progetta il piano di incarnazione. Su che logica? Perché dal punto di vista della personalità non capiamo il perché della nostra vita, il perché del marito, della moglie, non capiamo, no, il nostro lavoro. Ma dal punto di vista dell'anima, lei ha una mentalità analogica, simbolica, dove programma il piano di incarnazione su una logica animica ben particolare. E un po' lo insegno anche in certi dei miei corsi, in alcuni dei miei corsi. Perché non si può comprendere la nostra vita con la mentalità che abbiamo attualmente, cioè la mente umana non può comprendere la mente animica. E le ferite, quindi lo dico brevemente, no? Nella dimensione dell'anima le chiamiamo mancanze. Non sono ferite, sono mancanze, cioè se nei mondi dell'anima abbiamo un assoluto perfetto, dove i genitori sono il divino, dove gli amici sono veramente i nostri fratelli, la casa è perfetta, abbiamo un universo, un mondo perfetto, scegliamo per incarnarci un mini mondo individuale con dei difetti. La mamma non sarà perfetta, il papà pure, magari assente, la famiglia, la casa, la situazione economica, la cultura avranno dei difetti, cioè delle disarmonie.
non saranno gli archetipi universali stupendi. Nel momento in cui l'anima si incarna, registra tutte queste mancanze dell'universo, del suo universo individuale, e ciò che non sarà perfettamente armonico farà male. È quella la ferita. È il dolore che nasce nel momento in cui noi abbiamo il ricordo di come dovrebbero essere le cose, ma non corrispondono. Perché diciamo i miei genitori non mi hanno amato, non mi hanno abbracciato? Se noi abbiamo conosciuto solo quei genitori, come possiamo dire che non vanno bene? Che termine di paragone abbiamo, se sono gli unici che abbiamo conosciuto? È perché da qualche parte abbiamo il ricordo di genitori perfetti. Il ricordo dell'anima, unito alla disarmonia che abbiamo in terra, genera un dolore. Il mio universo manca di qualcosa. E allora, tutta la vita, cercheremo di colmare quella mancanza. Prima riempiendoci di cose esterne, magari cerchiamo quell'affetto negli amici, poi non funziona, nei compagni, poi non funziona, nel lavoro non funziona, nel cibo, nell'alcol, in tantissime cose, nella carriera, nel successo, ma nulla ci appagherà. Fino a quando siamo obbligati dalla vita, dalle circostanze, dal nostro dolore, a riempire quella mancanza da dentro, cioè diventare noi la qualità che ci manca nel nostro mondo esterno. Ed è così che la scintilla divina si accende. Questa è proprio la missione che tutti noi abbiamo: attivare la qualità che ci manca. Così ogni incarnazione scegliamo una o due qualità e a mano attiviamo tutte le virtù dell'anima attraverso le ferite e le mancanze. L'ho Che fatta bello. breve, Però hai detto una cosa secondo me straordinaria: diventare noi la qualità che ci manca nel mondo esterno, no Giampaolo? Sì, sì, è assolutamente straordinario, sì. È sinteticamente meraviglioso. Sì, sì, è proprio la logica dell'anima. E mi piacerebbe adesso, mi piacerebbe iniziare è il tema del prossimo libro, cioè cioè come riflette l'anima, come programma l'incarnazione. Mm. Sì, perché in effetti veniva da chiedersi, provenendo da un mondo così perfetto, chi glielo fa fare di lasciarlo, no? La domanda, chi ce lo fa fare? Sì, perché ci sono mondi sempre più perfetti al di sopra, no, del mondo buddhico dove risiede il nostro Eden, e l'anima aspira proprio geneticamente, le sue particelle sono identiche all'universo, identiche all'assoluto, quindi tutto in lei la spinge ad essere sempre più luce, ad elevarsi, ad elevarsi. E per noi oggi, per l'età animica che abbiamo, perché abbiamo anche un'età animica, per l'età animica che abbiamo, il nostro compito è venire a spiritualizzare la materia, cioè a portare la bellezza e le leggi dello spirito qui. Quando sul pianeta vi sarà lo stesso paradiso che abbiamo nelle dimensioni sottili, allora come umanità abbiamo finito la scuola terrestre e passiamo a scuole successive. Quindi abbiamo ancora un po' di compiti da fare. Non sembriamo vicinissimi così a guardarci di massimo intorno. È forse a metà strada. Però Giampaolo, mi veniva in mente un'immagine, no? Prima, è un po' come se l'ego fosse in un certo senso il vero differenziale, no? Cioè il motore il motore che ci fa andare su questa terra, ma che insomma perde un po' i colpi ed è un po' da riparare. In realtà io lo guardo sempre con tenerezza, no? Cerco di non farmene soverchiare, ma lo guardo sempre con tenerezza, perché lui urlerebbe proprio, nel senso che chiede proprio delle cose. Mi torna moltissimo quando Chantal dice che le ferite in realtà sono mancanze, no? Il lessico della mancanza è un lessico fortissimo nella natura umana. Addirittura molto spesso, quando chiediamo alle persone brevemente di raccontarci la propria biografia, ci fa la biografia delle mancanze, ci viene naturale non fare la biografia delle mancanze. Io tutto questo
guardo anche con tenerezza, guardo con tenerezza verso di me, perché quella tenerezza lì provo che sia il primo modo per fare spazio all'anima, no? Nel senso che, non so se Chantal è d'accordo. Sì, sì, per me l'ego è la creta che ci è stata data. Come se fossimo a scuola, ci danno questo blocco di creta e ci dicono da lì crea qualcosa. Questo è il nostro ego. Non l'abbiamo di fronte a noi, ma l'abbiamo proprio indossato e lo scopo è far emergere la più bella statua, la più bella creazione da questa creta, da questo ego. Quindi è proprio la nostra scuola e non possiamo pensare di eliminare l'ego, perché andremmo contro la nostra missione. La missione è spiritualizzarlo l'ego. È una materia che ha scelto di dimenticarsi chi è, perché non esiste una materia addormentata. Se tutto è Dio, se tutto è l'universo, non esiste materia addormentata. L'ego, la materia nella quale viviamo ora, è una materia che si è sacrificata per noi, che ha scelto di addormentarsi per far sì che noi potessimo attivare le capacità del mago, le capacità dell'alchimista, cioè portare la vita in una materia che si è dimenticata di esserlo. Allora l'ego, lui che cosa fa? Fa la creta, cioè non può essere diversamente. L'ego fa quello che è. Sta a noi portare attraverso lo spazio dell'anima, portargli i codici, le informazioni per far sì che lui, che questa materia si ricordi chi è. Quindi non soltanto è da vedere con tenerezza, io lo amo profondamente il mio ego, perché è come un bambino che sta crescendo. I nostri bambini non li amiamo. È ovvio, no? Che facciano i bambini, il nostro ego è ovvio che faccia l'ego, ma chi è la sua maestra è l'anima. Il problema non è che l'ego fa l'ego, il problema è che l'anima non c'è a distruirlo. E non soltanto noi abbiamo fatto il coraggioso passo di prendere su di noi questa creta, ma in più ce ne sentiamo in colpa quando lei fa le biricchinate. Quindi ancora lì ci soffochiamo ancora di più. Beh, allora quando il mio ego fa le biricchinate, dico alla sua età, il mio ego alla sua età, adesso gli spiego come funzionano le cose. E diventa un gioco, diventa bellissimo. Senti, a proposito di bambini, si dice spesso che il bambino è puro, no? È purezza, e che in un certo senso nel momento in cui diventiamo adulti o comunque nel momento in cui cresciamo è lì che effettivamente ci stacchiamo dalla nostra purezza e quindi dalla nostra essenza. Possiamo dire che i bambini in realtà abbiano molto più ricordo rispetto agli adulti? Sì, sono molto più vicini alla fonte. Ogni processo che avviene nel macrocosmo avviene anche nel microcosmo, no? Sono cose che sappiamo. Quindi una vita terrena, i pochi anni di una vita terrena, perché dal punto di vista dell'anima sono pochissimi gli anni terrestri, racchiudono tutta l'evoluzione cosmica. Quindi il bambino quando nasce rappresenta la nostra scintilla divina quando è stata generata. E anche questo c'è nel libro, lo troverete, che per far sì che la scintilla divina potesse conoscere le sue potenzialità, quindi potesse conoscere se stessa, doveva intraprendere un viaggio, un percorso di allontanamento da casa, allontanamento dal padre, per attivare da sola le sue virtù animiche, cioè riscaldare là dove vi è il buio, accendere una luce là dove non vi è nulla. È facile essere luce vicino a un padre luminoso, facilissimo, c'è lui che illumina, ma io so illuminare dove non c'è luce. Quindi la particella divina intraprende un percorso di dimenticanza, di allontanamento da casa, che è dove siamo oggi a un livello umanitario, no? Cioè proprio la rinnegazione più totale dell'anima, addirittura ci domandiamo se ne esista una. Quindi siamo proprio in questo percorso di allontanamento per conoscerci e poi per rientrare a casa con una consapevolezza in più. Idem i nostri ragazzi.
nei primi anni sono questa scintilla che sa, si ricorda, e poi mano a mano devono allontanarsi dai genitori con la prima bugia, no, il rubare la caramella. Sono dei gesti che affermano la loro individualità e la loro allontanarsi da casa, perdersi, e in quel buio dovranno loro accendere la luce. Allora in quel momento ritorneranno a casa però da adulti, pari ai genitori. Quindi i figli sì, i bambini sì, sono vicini, ma devono perdersi e ritrovare quella purezza in età adulta. Questo distingue un'anima adulta da una ancora giovane, non chi sei da bambino, ma chi sei da adulto. Come dopo esserti perso ti sei ritrovato? È questo che fa la differenza. Che bella immagine questa, no Giampaolo? Sì, è molto bella ed è profondamente pacificante di nuovo per il cuore, no? In realtà perché noi viviamo permanentemente turbati dal senso di colpa delle nostre cadute. In realtà Chantal ci sta dicendo che è importante come ci rialziamo, no? Dalle cadute. Invece una parte di noi resta cristallizzata nella caduta, no? E invece è una parte, la caduta è fondamentale ed è proprio la caduta è una forma di morte, ma è come si rinasce da lì il successo. Proprio questa è la missione, rinascere dalle nostre cadute, e non ci può essere un'evoluzione, un innalzamento della nostra coscienza se non vi è la caduta. Quindi noi ci lamentiamo dell'ego quando è la nostra creta, ci lamentiamo delle cadute quando sono la nostra creta. Cioè fa proprio parte del progetto di incarnazione. Quindi quei momenti devono essere benedetti, osservati da un buon punto di vista, da lì diciamo ok, che cosa la vita vuol vedere emergere in me da questa caduta? Questa è la domanda. Che cosa devo sviluppare come qualità superiore animica da questo tunnel, da questo processo di morte? Nel momento in cui riusciamo a sentirlo e ad essere questa qualità, che è il perdono, il coraggio, il rinnovarsi, l'amicizia, sono tantissime le qualità, nel momento in cui lo diventiamo, la caduta non la si vede più da un punto di vista negativo, la si illumina, no? È come il film The Collateral Beauty, non so se l'avete visto, con Louise Smith, che perde la figlia ma ne vede poi l'insegnamento e la bellezza. È come il dolore del parto che poi non si sente più se ne si vede solo la bellezza. È la stessa cosa. In un processo di nascita implica un dolore e il lasciare un luogo dove si stava bene, la zona comfort. Senti, La Chantal, vita di cadute. vorrei farti una domanda un po' delicata perché, a proposito della caduta, perché noi parliamo sempre delle cadute come di eventi esterni, no? Che appunto ci determinano della sofferenza, ma questo bellissimo e profondissimo discorso che stai facendo sulle cadute riguarda anche quando la caduta è un oggettivo errore che è stato commesso. Pensa a un crimine, no? Una persona che ha commesso un crimine anche molto grave e quindi si è assunto la responsabilità di arrecare anche un danno. Anche quella è una caduta dalla quale ci si rialza, e questo secondo me è un discorso molto importante. Allora, degli atti così gravi possono essere due cose. O un'anima ha bisogno di fare quell'esperienza e quindi non è una caduta ma un'esperienza, oppure è un'anima di una certa età che cade. Quindi brevemente distingo le due cose. Un'anima, per conoscere il vuoto e per illuminare quel vuoto, deve integrarlo, deve viverlo questo vuoto, quindi deve rinnegare la vita. Questo è un passaggio che tutti noi abbiamo dovuto fare, ripeto, è come la bugia del bambino. Per individualizzarsi deve rinnegare la madre. Un gesto così estremo come il far del male a qualcuno, il togliere la vita a qualcuno, fa parte delle esperienze che un'anima deve fare. Lo so che può essere difficile questo discorso, ma
da punto di vista dell'età animica, della vita di un'anima, non di una personalità, ma di un'anima, il rinnegare la vita è un'esperienza che almeno una volta nella nostra esistenza dobbiamo fare, perché è da lì che impariamo a dare valore alla vita. È una conoscenza. Quindi ci sono anime che lo fanno per questo motivo, altre invece che hanno già imparato questa lezione e che quindi per il loro dolore, per le loro ferite, per il loro ego, cadono nuovamente in questi gesti e la caduta sarà bella ripida. Quindi ci vorranno altrettante vite per rimparare da quell'insegnamento. Però lo fanno benissimo. Io ho incontrato, sto pensando ora ad un signore, era un mendicante, non mi ricordo più se ero in stazione, dove ero fatto sta, c'era questo signore seduto per terra, secondo me abusava da alcol, che chiedeva l'elemosina, una persona con la quale non parlerebbe nessuno, no? Lo eviteremmo. E non so perché sono sentita attratta di dare una moneta a questo signore, e guardandolo negli occhi io ho riconosciuto un grande sacerdote all'epoca di Atlantide che aveva abusato del potere. Ma era un grandissimo sacerdote, cioè aveva delle conoscenze che noi non possiamo nemmeno immaginarci. Per via delle sue azioni la sua caduta è stata proprio precipitato in un buio della coscienza, ma lì ho riconosciuto che lui stava dissolvendo l'ego, quel potere di cui ha abusato attraverso l'umiltà, il tornare ad essere umile chiedendo l'elemosina. Quindi nell'essere piccolo ho riconosciuto una persona grandissima che è caduta e adesso si stava rialzando. Nessuno si può giudicare, c'è sempre un perché dietro ogni cosa. Senti, Chantal, io so che nel tuo libro ci sono anche delle bellissime illustrazioni. Vuoi parlarcene un attimo di chi è l'autrice di queste illustrazioni e soprattutto un po' che cosa rappresentano, e soprattutto mi piacerebbe ancora di più sapere che cosa è successo, che cosa è stato il vederle da parte tua, queste illustrazioni? Cioè il processo qual è stato innanzitutto, se sono nate prima le illustrazioni del libro, e tu quando le hai viste che cosa sì. hai Allora, visto? queste illustrazioni arrivano grazie a mio marito, perché quando gli ho fatto vedere la prima copia del libro stampato, che era da correggere per la grammatica, eccetera, lui lo guarda, non lo legge, lo guarda e mi dice: e le immagini dove sono? Ho detto: Filippo, quali immagini? Belle immagini del libro. È un libro. Ho detto: ma Filippo, non ci sono le immagini, cioè non è un libro per bambini che ci sono le illustrazioni, non ci sono le... Ma mi dice: sì, ci devono essere le immagini. E quindi lì mi si è accesa la lampadina, perché effettivamente è importante per la mente dare le immagini di cose che non conosciamo. Io lavoro tantissimo ad immagini, per me è una comunicazione facile, io ogni cosa che dico prima la devo pensare con immagini. E quindi mi sono detta: beh, certo, si parla di cose che le persone non conoscono, non possiamo fare un film, non ho le possibilità per fare un film, e quindi ho detto: certo, ci vogliono delle immagini perché comunicano in modo diverso nel subconscio della persona. E attraverso delle immagini sono come una mappa che le guiderà anche nell'aldilà, perché nell'aldilà funzioniamo di più ad immagini. Quindi mi sono detta: beh sì, se hanno delle immagini per loro sarà più facile. E quindi ho chiamato questa amica, Elena Fiaccadori, che è una bravissima illustratrice, e immediatamente ho detto: Elena, ho bisogno di immagini, ma tipo tra un mese, perché si andava in stampa nel giro di poco. E lei, mentre le parlava, mi ha detto: Chantal, perché anche lei è connessa, Chantal, le guide mi stanno già mostrando le immagini, ho già tutto, le faccio. Quindi ancora prima di dirle che cosa volevo, lei già alcune immagini le aveva disegnate. E quando le ho viste ho pianto, soprattutto per gli occhi di questi esseri azzurri, perché è come se questa casa, questi esseri che sono la mia famiglia, che vivo nel mio segreto da così tanti anni,
ora tutto il mondo li vedrà, ora tutti sapranno, cioè finalmente anche loro che sono dietro le mie quinte che molti non vedono, beh, anche loro dicono al mondo, eccoci, ci stiamo e ci presentiamo. Per me è una cosa, è indescrivibile l'emozione, è indescrivibile, perché finalmente sono con loro anche nella materia, non sono più nascosti. Che Non so bello. voi che cosa hanno fatto le immagini quando le avete viste, devo chiedervi il contrario. Io ne ho viste Vedevo il poche, per libro. adesso. Ne ho viste solo un paio. A me sono sembrate assolutamente... Ho pensato che era come se li avessi disegnati tu, nel senso che potevano essere disegnate da te. Sì, sì. Erano perfettamente risonanti con quello che raccontavi. È vero, è come se il libro fosse stato pensato sia con le parole che con le immagini. Io ho avuto proprio l'impressione che questo libro esistesse già in altre dimensioni e che mano a mano si condensava, si materializzava e quelle immagini c'erano. Filippo doveva averlo visto in chissà quale dimensione e mi continuava a dire: ma ci sono le immagini, cioè dovete mettere le immagini. E quindi ogni step, dalla copertina alla prefazione, tutto è stato pensato prima. Anche la prefazione, faccio una parentesi, Raymond Moody è forse il più grande, no? Negli studiosi dell'aldilà. Io non volevo prefazione, non volevo una prefazione, ma nel mio cuore, dentro, in silenzio, mi sono detta, beh, se proprio volessi una prefazione per questo libro ci vorrebbe Moody. Ma era una persona irraggiungibile, io non la conoscevo, è lontanissima da me, dai miei contatti, è una star, come faccio ad avere Moody, no? Nelle settimane successive incontro una persona che è il suo migliore amico. Questa persona mi dice, senza sapere che io stessi scrivendo un libro, mi dice: Chantal, per il tuo libro io ho la prefazione. Tu non te ne devi preoccupare, sarà di Moody. Io lì ho detto che mi arrendo, forse veramente c'è qualcun altro lassù che mi ascolta, perché era una cosa impossibile, impossibile, ed è successa. Beh, tempo fa avevo visto un esperimento sociale, credo su YouTube, che era stato fatto in cui questi 2 o 3 matti fondamentalmente sostenevano o avevano sentito sostenere che noi con massimo 5 gradi di contatto attraverso altre persone possiamo raggiungere qualsiasi altra persona sulla faccia della Terra. E in quel momento addirittura erano in qualche modo riusciti ad arrivare a Barack Obama attraverso appunto 5 gradi di, o forse 3, no 5 gradi di separazione, di contatto, attraverso contatti. Lì è stato uno che mi ha proprio un grado di separazione che è Esatto. arrivato Da lì è quest'angelo. arrivato ancora in un altro modo, credo. Sì, mi ha detto: io ho per te la prefazione. Le ho detto: ok, va bene, fate voi. A questo punto ho detto lassù, fate voi, perché tanto cioè, avete deciso tutto, tutto è scritto, io sono veramente solo la penna attraverso la quale loro agiscono. Cioè, lì è stata un'evidenza. Beh, Chantal, ricordiamo ancora una volta il tuo libro, Quando il soffio si rivela, che naturalmente poi metteremo anche in descrizione. Mi ricordi l'editore? È un'autoedizione, con le mie Autoedizione. edizioni Media Systems, è abbiamo creato la nostra casa editrice, volevo essere indipendente e il libro sarà in vendita, se non sbaglio, a Amazon, Giardino dei Libri, Macrolibrarsi, eccetera, dall'8 dicembre e ovviamente a Mosaica. A Mosaica Ovviamente, ricordiamolo, anzi che al Anzi, a Mosaica Mosaica c'è già. c'è già forse. Mosaica c'è già in È anteprima. l'unico luogo dove fino all'8 dicembre si potrà trovare il libro di Chantal. Giusto così. Beh, e detto questo, come sempre ti ringraziamo infinitamente perché E ti chiediamo di tornare quando vuoi. È assolutamente, casa tua. prestissimo.
Grazie mille, aspetto la vostra chiamata allora per il prossimo giro. Prestissimo. Ciao Chantal, grazie. Grazie, un bacio grande a tutti, veramente. Ciao Chantal. Ciao Giampaolo. E Giampaolo, è come essere in una dimensione parallela quando c'è Chantal, no? È proprio un momento in cui si dimenticano o si ricordano tante cose, si dimenticano le cose terrene, se vogliamo, e se ne ricordano di tante altre. Cosa ne dici? Sì, la prima volta che incontri Chantal pensi che lei ti porti dove è stata, invece poi ti accorgi che ti porta dove siamo stati tutti, e questa è da dove veniamo tutti, e questo è un grande merito, perché in questa fase del mondo c'è proprio bisogno, no? Di qualcuno che ci aiuti a ritrovarci. Assolutamente. Leggetelo il libro, ve lo consiglio di cuore. Assolutamente sì, ripeto, metteremo anche qualche link in descrizione. E detto questo, Giampaolo, io come sempre ti mando un abbraccio e invitiamo tutti a tornarci a trovare alla prossima tappa di Alla ricerca dell'anima. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.